come vedete è fluidissimo, in qualsiasi modo noi andiamo ad utilizzarlo, e aprendolo torniamo alla visualizzazione con doppio display. È proprio vero che le apparenze a volte ingannano. Ciao ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, io sono Michele e questo cosino che ho tra le mani è un prodotto su cui solo un anno fa, quando è stato lanciato ufficialmente, quando sono uscite su YouTube tante recensioni negative, non avrei mai scommesso un singolo euro, ma dato che recentemente l'ho trovato usato su Amazon Warehouse per poco più di 400 euro invece di oltre 1500 euro che costava al lancio, ho deciso di provarlo personalmente con le mie mani. E sapete cosa? Mi sono dovuto ricredere, quindi in questo video voglio raccontarvelo. Poche specifiche tecniche, ma vi parlo più dell'utilizzo quotidiano, di come mi sono trovato e gli ambiti in cui è possibile utilizzarlo. Anzi, che cos'è? Lui è il Microsoft Surface Duo, un dispositivo che almeno in linea teorica dovrebbe essere uno smartphone utilizzabile anche come tablet, ma che in realtà non è nessuna delle due cose. Che cos'è quindi? Beh, si tratta di un prodotto davvero unico. Unico per una determinata nicchia di persone che vogliono farne un uso specifico, come nel mio caso. Io sono alla costante ricerca di un dispositivo portatile che mi permetta di lavorare in mobilità, di essere produttivo e di avere il multitasking in tasca. Infatti io a casa lavoro sempre con più di 2 monitor e il semplice smartphone con il suo rapporto più lungo che largo per me è davvero troppo limitato. Invece un dispositivo come questo con 2 display mi permette di fare molte cose. Comunque, vediamolo più da vicino. Si presenta in questo modo, esteticamente secondo me bellissimo, completamente in vetro e avrete sicuramente notato che non c'è nessuna fotocamera posteriore, quindi non è assolutamente un camera phone, non compratelo se volete fare delle belle fotografie in giro per il mondo, no, non è adatto, però andandolo ad aprire scopriremo tutta la sua magia. Eccolo qui, anzi piccola chicca, aprendolo in questo modo andremo ad attivare solo questa parte di display con l'orologio e alcune notifiche. Aprendolo totalmente invece avremo i 2 display. Qui abbiamo il lettore di impronte digitali posto nella parte destra. Ragazzi, io non sono un recensore di smartphone, quindi mi limito a raccontarvi della mia esperienza d'uso con questo bel dispositivo che l'anno scorso, quando venne lanciato sul mercato, arrivò con Android 10, un bel po' di bug, specialmente nell'interfaccia. Ora invece c'è Android 11, tante patch, tanti aggiornamenti rilasciati ed è diventato un prodotto davvero molto interessante per chi cerca il multitasking. Può essere utilizzato quindi in questa maniera, totalmente aperto. Come vedete abbiamo una riga centrale, non è un display totale, ma sono di fatto 2 display, ma possiamo anche decidere di utilizzarlo solo su un display. In questo modo, nella parte superiore abbiamo una cassa audio per le eventuali chiamate, una piccola fotocamera per le video chat, le conferenze, insomma avete capito, nulla di troppo impegnativo, e un LED di illuminazione davvero molto potente. Vi faccio notare quanto è fatta bene la cerniera laterale interamente in metallo e il dispositivo si presenta comunque super compatto. Considerate che ora ho anche un bumper che aumenta un po' lo spessore. Volendo possiamo anche utilizzare l'altro display, come vedete è fluidissimo, in qualsiasi modo noi andiamo ad utilizzarlo e aprendolo torniamo alla visualizzazione con doppio display. Bellissimo. La base è Android, ma l'interfaccia è pesantemente personalizzata da parte di Microsoft, che nel corso dell'ultimo anno ha migliorato tanto questo dispositivo rispetto alle prime recensioni che vidi qui sulla piattaforma, rendendolo davvero fluido e utilizzabile per qualsiasi scopo. E ora vi faccio vedere qualche esempio di utilizzo di questo prodotto. Innanzitutto abbiamo delle applicazioni personalizzate per lui, specificatamente come il pacchetto Office che arriva già completo sul nostro dispositivo. Potremo andare a creare una nota, scattare una fotografia, creare un documento Word, Excel, PowerPoint. Ad esempio proviamo un semplice documento vuoto di Word. Eccolo qui, notate i 2 display. Possiamo in qualsiasi momento andare a spostare la
visualizzazione da un display all'altro, oppure utilizzare entrambi i display in questa maniera. Guardate, andando a metterlo in verticale possiamo andare a scrivere in questa maniera, con la tastiera divisa in due parti. Ciao ragazzi, amici di Addicted, io sono Michele. Ok, è davvero molto fluido, molto piacevole da utilizzare. Possiamo anche scegliere vari tipi di tastiera, come questa intera, tastiera a una mano, tastiera mobile, pollice che io preferisco. Insomma, ci sono tante possibilità. Excel, classico, area di lavoro, possiamo aumentare la superficie e guardate che figata. Ovviamente mentre noi utilizziamo Excel su un display possiamo andare ad aprire magari OneDrive, possiamo utilizzare OneNote per prendere degli appunti, può essere utile, no? Scrivere qualcosa, prendere degli appunti mentre stiamo utilizzando Excel o un'altra applicazione, e questo dispositivo supporta anche la sua penna, che però costa sui 100 euro. Io ho preferito non acquistarla perché non la trovo utile per il mio utilizzo. Ma ancora accediamo alla sezione notizie di Microsoft, possiamo scorrerle nella parte sinistra e leggerle nella parte destra. Oppure un utilizzo che ne faccio io molto spesso è quello per le offerte su Amazon. Come vedete a sinistra posso scorrere le offerte del mio canale Telegram, anzi entateci subito, Tech by Sales, linkato qui sotto in descrizione video. Invece a destra posso andare ad aprire ad esempio Amazon Shopping per andare quindi a vedere che offerta pubblicarvi. Quindi prendiamo l'Amazon Fire Stick, io vi copio il link di affiliazione da destra e ve lo copio a sinistra. Ovviamente devo scrivere 2 righe per spiegarvi l'offerta, però avete capito che è molto veloce. O ancora possiamo passare da Telegram, ora ho chiuso Amazon Shopping, a WhatsApp in un secondo e quindi inviare magari un'offerta da qui a WhatsApp a mio padre, che ora si chiederà: ma cosa mi sta inviando mio figlio? È totalmente impazzito. Ecco qui, mi piace tantissimo la possibilità di spostare l'applicazione su 2 display, oppure utilizzarlo in questo modo. Ora mettiamolo in verticale e guardate che possiamo avere la chat qui sopra e scrivere qui sotto quello che vogliamo, un po' come fosse un mini PC. Il display, ok, c'è un po' di luce riflessa, perdonatemi, ma si può piegare in qualsiasi modo voi vogliate e lui resta sempre aperto. La cerniera è una delle migliori che io abbia mai visto su dispositivi di questo tipo. Ma gli utilizzi, ragazzi, sono davvero tantissimi. Io lo uso anche con OneDrive per trasferire file tra il PC e lo smartphone. Lo uso appunto come un mini PC da portare in mobilità in giro. Possiamo accedere, faccio una carrellata di applicazioni, a Google Maps, che non è ottimizzata per questo dispositivo ma si utilizza comunque molto bene. L'Xbox Game Pass, e questo ci permette di giocare a tutto quello che vogliamo in cloud su questo dispositivo. Il cloud nel gaming, ragazzi, secondo me è il futuro. Possiamo giocare a titoli con grafica da console sfruttando la nostra connessione internet. Ok, ora sono in un bunker, la mia wifi non è il massimo, però avete capito che potenzialmente è davvero una console da gaming un po' in stile Nintendo 3DS con 2 schermi. Volendo però potremmo anche utilizzare entrambi i display, però in questo modo, come vedete, abbiamo l'immagine divisa da questa riga centrale e non è il massimo. O ancora possiamo aprire Spotify nella parte sinistra, scorrere tutte le canzoni, la nostra playlist. Tra l'altro le applicazioni riconoscono questo dispositivo con l'interfaccia da tablet e secondo me non è un male. E a destra continuare a lavorare sulle nostre applicazioni, come ad esempio Telegram, Word o quello che vogliamo. Vi faccio vedere anche la visualizzazione di Instagram, che è molto particolare. Questa è la visualizzazione classica ad un display, così invece andiamo a visualizzarla su 2 display e secondo me è molto utilizzabile. O ancora, ragazzi, possiamo utilizzare questo dispositivo per i Kindle, per i libri digitali, e come vedete
possiamo sfogliarli esattamente come fossero dei libri. La riga centrale non è assolutamente un problema in questo caso, davvero davvero tanta roba. Due display AMOLED, non ve l'ho detto, comunque consultate la specifica tecnica, di ottima qualità, 256 o 128 GB di memoria interna. Abbiamo la possibilità di usare una SIM oppure eSIM come nel mio caso, quindi non gli manca davvero nulla. Ovviamente possiamo utilizzare questo dispositivo per telefonare. Vabbè, mio padre non risponde. Niente, ciao. Ok. Oppure ancora possiamo utilizzarlo per applicazioni come Teams, quindi usiamo il doppio display come treppiede, la fotocamera ci riprenderà e abbiamo una superficie molto comoda. Purtroppo, parlando di fotocamera, non è di grandissima qualità, ok, è migliore rispetto a quella che troviamo su un laptop a caso, però le foto non è che siano poi di qualità così eccellente, quindi lasciatelo perdere, ve lo ripeto, se volete utilizzarlo per fare fotografie. L'ho utilizzato in questa maniera: fotocamera dietro e display anteriore per fare le foto. Per quanto riguarda invece applicazioni non nativamente supportate da Microsoft, come ad esempio YouTube, la visualizzazione è a nostra scelta, diciamo così. Prendiamo questo mio video, comunque possiamo scegliere di visualizzare il video su un solo display oppure visualizzarlo su entrambi i display. In questo caso però ovviamente avremo la riga in mezzo. Possiamo però fare questa cosa molto carina, ovvero mettere il dispositivo in verticale, sopra abbiamo il video in riproduzione e qui in basso possiamo andare a leggere tutti i commenti per rispondere. Questa è una cosa che faccio molto spesso, io amo rispondere a tutti voi, o almeno lasciarvi un like, perché ragazzi siamo arrivati a 80.000 iscritti, guardate questo video a oltre 300 commenti ed è solo merito vostro. Grazie a tutti ragazzi. In caso vi steste chiedendo se è possibile utilizzare applicazioni per droni come ad esempio DJI Fly, beh, la risposta è sì. Potete utilizzare questo dispositivo per connettervi al vostro drone. Prendiamo ad esempio il DJI Mini 2, avete la visualizzazione su un rapporto di immagine che secondo me è adatto all'FPV, o se tollerate la riga centrale potete anche utilizzare il doppio display in questo modo. Riavviate un attimo l'applicazione in modo che possa ottimizzarsi al meglio ed ecco qui il doppio display per utilizzare questo Surface Duo come monitor FPV. Infine, per quanto riguarda la navigazione web, usarla su due display con la riga centrale ovviamente è un po' difficile in modalità orizzontale, in quanto come vedete la parte centrale è tagliata e ci sono dei pixel mancanti a tutti gli effetti, ma se andiamo ad utilizzarlo così in verticale è molto più fruibile e comodo. La visualizzazione è molto ben fatta, possiamo anche zoomare senza nessun tipo di problema. Quindi ragazzi, questo Microsoft Surface Duo è un dispositivo estremamente particolare, oserei dire quasi unico nel suo genere, che mi dispiace sia stato così affossato al lancio un anno fa. Ne hanno parlato male un po' tutti qui su YouTube Italia. Ok, ho visto che c'erano tanti problemi al lancio, tanti bug, ma secondo me non andava visto come uno smartphone, ma come un dispositivo adatto per una nicchia di utenti che pensa alla produttività e al multitasking. E sotto questo aspetto lui, a mio parere, è oggi uno dei prodotti migliori sul mercato, specialmente se riuscite ad acquistarlo ad un prezzo abbastanza basso, come nel mio caso da Amazon Warehouse o simili. Vi lascio comunque un po' di link per l'acquisto qui sotto in descrizione video. Quindi uno smartphone che non è uno smartphone, ma è un secondo dispositivo da portarsi appresso per lavorare in mobilità con il multitasking sparato a palla davvero. Mi è piaciuto davvero un sacco, lo trovo molto comodo, anche la batteria è ottima, arrivo a fine giornata senza nessun tipo di problema. Ci sono delle mancanze come le fotocamere, ma non è uno smartphone nel vero senso della parola, quindi io posso passarci sopra. Recentemente è anche uscito il secondo modello, ma con alcune fotocamere aggiuntive di buona qualità, ma secondo me va a snaturare troppo la tipologia di prodotto, forse è stato fatto per venire incontro alle lamentele.
Questa è una mia idea, ma io continuo a sostenere che per chi vuole il multitasking in tasca sia una scelta validissima. È una critica che voglio fare invece ai recensori qui sulla piattaforma, quindi ai miei colleghi, più che una critica è un consiglio, è quella di tornare magari sui prodotti che hanno recensito a distanza di 6 mesi, di un anno dalla loro prima recensione, perché un prodotto come questo, così particolare, in un anno di vita può cambiare davvero dal giorno alla notte, come è successo. Mi dispiace invece che le recensioni vengano fatte solo dopo poche ore di utilizzo dalla prima accensione, quando il prodotto magari è ancora acerbo, specialmente quando sono così particolari. Vabbè, speriamo che si possa migliorare anche sotto questo aspetto. Io, lo sapete, per i droni cerco sempre di tornarci sopra dopo un po' di tempo, dopo un po' di aggiornamenti, per capire se sono migliorati oppure no. E dovrebbe essere la stessa cosa anche per prodotti per smartphone, non smartphone come questo. Ok amici, non ho altro da aggiungere, sicuramente continuerò ad utilizzare questo Microsoft Surface Duo, ho trovato la pace dei sensi, almeno per quanto mi riguarda, è comodissimo per il mio lavoro, per rispondervi su Messenger, su Instagram, su YouTube, quindi bello, mi è piaciuto davvero tanto. Ora però voglio sapere voi cosa ne pensate, lasciatemi un bel commento qui sotto, dite la vostra. Sì, lo so che esistono degli smartphone che si aprono come tablet e non hanno questa riga centrale, ma hanno un display in plastica per collegarli, ma credo che questo sia un prodotto molto più adatto al multitasking, anche grazie al rapporto che hanno i due schermi. Comunque dite la vostra con un bel commento ragazzi, un bel like per supportarmi, se volete acquistarlo trovate il link qui sotto in descrizione video e io ora vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!